Benvenuti in Upo Risponde. Con Upo Risponde non avrete a che fare con un bot, sarà sempre il nostro personale a rispondere. Utilizzando questo servizio agiremo in maniera più organizzata e razionale e quindi più veloce. Ora vi darò qualche indicazione su come compilare il modulo. Compilando tutti i campi in maniera puntuale ci aiuterete a ridurre al minimo i passaggi interni per arrivare alla soluzione del problema. Oltretutto, dopo la prima volta, potrete attivare la compilazione automatica dei dati. Oltre a nome e cognome, vi chiediamo l'indirizzo email. È quello che il sistema utilizzerà per inoltrarvi le notifiche e che userà l'operatore per rispondervi. Fate attenzione a scriverlo correttamente o non avremo modo di contattarvi. Utilizzate sempre l'indirizzo di posta istituzionale. Fornirci il numero di matricola o il codice fiscale serve soprattutto se non potete utilizzare la posta istituzionale o a chi non è uno studente. In questi casi è assolutamente necessario indicarla o indicare il codice fiscale per permetterci di reperire i vostri dati. Sapere qual è la vostra sede formativa ci serve per indirizzare la richiesta di assistenza alla segreteria giusta e perché venga presa in carico dall'operatore competente per la vostra carriera. Vi diamo anche la possibilità di lasciarci il vostro numero di telefono. Soprattutto se la vostra richiesta è urgente, potremmo contattarvi per avere dei chiarimenti. La scelta dell'argomento è fondamentale. In realtà state scegliendo a chi indirizzare la vostra richiesta. Se la richiesta arriva direttamente all'operatore corretto, la risposta sarà più veloce, altrimenti dovrà essere inoltrata e il suo percorso sarà più complicato. Alcune tematiche, quelle riguardanti la vostra carriera, ma anche quelle attinenti al vostro corso di laurea, come l'orario delle lezioni o l'iscrizione a un esame, devono essere indirizzate alla segreteria studenti o didattica. In questi casi dovete scegliere tra i primi 6 argomenti, tra virgolette. Se il problema è più generico, allora potete scegliere tra gli altri argomenti e indirizzare la richiesta agli uffici dell'amministrazione centrale. Il campo Contesto del problema apparirà dopo aver scelto l'argomento o destinatario. Vi permetterà di scegliere tra le tematiche di competenza e diventerà l'oggetto della vostra richiesta, permettendo agli operatori di capire chi è il soggetto più adatto a rispondere senza nemmeno aprire il messaggio. Se non trovate la tematica che vi serve nell'elenco, provate a cambiare il destinatario. Eccoci al cuore della vostra richiesta di assistenza. Qui dovete spiegarci in maniera dettagliata il vostro problema. Forniteci tutti i dati aggiuntivi necessari ad individuarvi nel sistema, per esempio il corso di laurea o l'anno di iscrizione, e descrivete in maniera chiara il problema. Un ultimo clic per la privacy e apparirà il tasto invio. La vostra richiesta è pronta. E poi cosa succede? Riceverete nel giro di qualche minuto una conferma automatica della presa in carico da parte del sistema. Se non la ricevete, probabilmente avete scritto il vostro indirizzo email in maniera scorretta. Da quel momento sarete aggiornati sugli sviluppi, ovvero riceverete notifica su quale operatore vi presterà assistenza e se la richiesta viene trasferita ad un altro operatore. Infine, riceverete via email la risposta alla vostra domanda. Se avrete bisogno di ulteriori chiarimenti, potrete rispondere direttamente alla mail ricevuta e interagire con l'operatore fino alla risoluzione del problema. A partire da questo secondo contatto, potrete anche inviare degli allegati che però non potranno essere superiori a 15 MB. Se invece avete necessità di inviare documenti relativi alla vostra carriera alla segreteria studenti, non utilizzate il form di Upo Risponde, ma gli indirizzi email che vedete qui indicati.